benvenuti sul mio canale. Su solo storie vere. Prima di partire con il video, iscriviti al canale, è gratis e mi aiuti a crescere. Antonino Giuffrè, nato a Caccamo il 21 luglio 1945, pentito, capo del mandamento di Caccamo, collaboratore di giustizia e perito agrario. Nino Manuzza, così era conosciuto nell'ambiente, per via della mano destra che sembra paralizzata da una malattia. Inizia la carriera criminale portando da mangiare al latitante Michele Greco, detto il Papa, che dopo essere stato arrestato lo raccomanda a Totò Riina. Finisce in carcere il 21 marzo 1992 per rimanerci fino al 9 gennaio 1993. Colpito da ordinanza di custodia cautelare nel 1994 per associazione mafiosa, diventa latitante. Nel 1995, quando Intile si suicida in carcere impiccandosi, gli succede a tutti gli effetti come capomandamento di Caccamo. Da quando esce dal carcere nel 1993 diventa braccio destro di Bernardo Provenzano. Abbandonando così Riina, si schiera nella fazione dei moderati di Cosa Nostra. Si comincia ad affacciare una mafia pacifista, in contrapposizione a quella di Bagarella, che di pacifista non aveva niente. Questa contrapposizione andrà avanti fino al momento dell'arresto di Bagarella prima e di Brusca poi. La nuova mafia di Provenzano sosteneva che una politica stragista, violenta, era controproducente e addirittura dannosa per Cosa Nostra. Finisce che lo stesso Giuffrè non sempre capisce che cosa gli scrive il Zubino. Approfittando della piena fiducia che Provenzano ripone in lui, riesce a far nominare a capo dei vari mandamenti uomini di sua fiducia, in modo da crearsi una rete di alleanze che un giorno gli avrebbero assicurato la successione a Provenzano. Tutto fila liscio, fino a quando Giuffrè promuove come candidato a capo di Agrigento un uomo diverso da quello voluto da Provenzano, che lo viene a sapere e non la prende bene. L'anonima definitiva non è stata ancora decisa quando Giuffrè viene arrestato. Erano passati 8 anni dall'inizio della latitanza e da 1 anno e mezzo Giuffrè viveva in una villetta di campagna del comune di Vicari. Quel giorno si fa venire a prendere all'alba per andare al lavoro, poco prima delle 7. Giuffrè che stava sistemando le sue cose, ma arrivano i carabinieri per arrestarlo. Si saprà che prima una telefonata anonima, poi un'altra per rettificare la data, avevano avvertito i carabinieri che proprio quel giorno Giuffrè si sarebbe recato lì a quell'ora. Quando gli viene rivelato che l'arresto è stato preceduto dalla soffiata, Giuffrè ricollega al fatto che Domenico Virga gli aveva dato un appuntamento e poi gli aveva chiesto di rinviarlo proprio a quel 16 aprile. Ricordando che Provenzano nelle questioni politiche, negli omicidi politici, è il numero 1. Però adesso Lipari doveva rifargli le immagini. Provenzano, insomma, viene condizionato da Pino Lipari e da Masino Cannella, mentre Totò Riina è più malandrino e agisce spesso d'impulso, come faceva suo cognato Luchino Bagarella. Nell'87, quando Riina è ormai insoddisfatto della DC, decise di acchiappare il toro per le corna, come era abitudine, con una certa eloquenza, e decide di cambiare rotta. Secondo Giuffrè, Martelli diede delle garanzie, ma poi fu abbandonato. Le garanzie prevedevano la revisione dei processi, la revisione della legislazione sui collaboratori di giustizia, sul sequestro dei beni e più in generale all'alleggerimento della pressione della magistratura. Nel gennaio del 93 fu Provenzano in persona ad assicurare a Giuffrè che i nuovi referenti politici nell'arco di 10 anni avrebbero fatto ottenere questi risultati. Quella dell'acquisizione delle garanzie e quella della ricerca dei referenti giusti sul territorio per le varie elezioni, candidati almeno apparentemente puliti, che non dovevano essere sotto inchiesta della magistratura e quindi non potevano avere alcun timore a portare avanti la politica che interessava a Cosa Nostra. Queste garanzie politiche, secondo Giuffrè, furono date da Marcello Dell'Utri. Giuffrè racconta che Forza Italia non l'avevano fatta salire loro, il popolo era stufo della DC e allora hanno trovato in Forza Italia un'ancora a cui afferrarsi. L'ex braccio destro di Provenzano racconta le stragi di cui Giuffrè sa molto, ma da cui riprende le distanze accusando senza mezzi termini Totò Riina e i Corleonesi, che organizzarono ed attuarono i 2 attentati. Disse: sono stati loro, i Corleonesi. Questo ha detto Giuffrè ai magistrati per sottolineare che lui ed altri capi mafia quelle stragi le dovettero subire. Giuffrè racconta la sua storia dentro Cosa Nostra, cominciata nel 1985 come semplice uomo d'onore,
per diventare in poco tempo capomandamento di Caccamo e braccio destro dell'imprendibile Bernardo Provenzano. Giuffre stesso racconta in aula: ho collaborato con Provenzano per più di 20 anni e il mio ruolo si è molto esteso negli ultimi anni. Provenzano poteva permettersi di ordinare omicidi nel mio territorio senza neanche chiedermi il permesso. Il riferimento è all'uccisione del sindacalista Nico Geraci, assassinato nel 1998 proprio davanti all'abitazione di Antonino Giuffre a Caccamo. Io mi ero opposto a quell'omicidio, ha raccontato Giuffre nelle sue prime dichiarazioni ai PM, subito dopo la decisione di collaborare, sostenendo che Provenzano decise diversamente facendolo uccidere e proprio a casa sua. Nino Giuffre, l'ultimo pentito, racconta in aula anche il campo di sterminio di Bernardo Provenzano a Bagheria. Una storia di vuoti affari che non si interrompe mai, nemmeno quando arrivano la lupara bianca e l'acido che scioglie i corpi. Un campo di sterminio di Cosa Nostra. Con queste parole Nino Giuffre ha descritto una zona alla periferia di Bagheria. E alle porte di Bagheria il campo di sterminio di Cosa Nostra. Oggi di quel campo, proprio a ridosso dello svincolo dell'autostrada, resta un vasto cortile ingombrato di materiale per l'edilizia. Una costruzione senza intonaco, una rete e un cancello sbarrato. Quei giorni era la ICRE, una sigla che significava Industria Chiodi e Reti, un'azienda controllata da Leonardo Greco, mafioso di rango. Non fabbricava nulla in verità, ma vendeva tondino di ferro e altro materiale per l'edilizia a chiunque volesse costruire nella zona. Era un'importantissima base di Cosa Nostra invece, a partire dal 1981, quando scoppia la seconda guerra di mafia che i corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano dichiarano a Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo. Sono decine e decine gli uomini che entrano al ferro e non ne escono più. Giuffre rivela che lì avviene una riunione storica. Quando siamo arrivati là c'erano diverse altre persone. Giuffre arriva con Ciccio Intile, il boss di Caccamo, di cui Manuzza era allora il braccio destro e da cui poi prendere il posto. Era presente anche il padrone di casa, Leonardo Greco, e una decina di persone. Successivamente diciamo che saltuariamente Provenzano fa delle capatine al deposito del ferro a Bagheria e questo diventerà la sua roccaforte, cioè il posto dove lui farà tutti o buona parte dei suoi appuntamenti. Dove, in fondo al fabbricato, al cortile, Provenzano aveva praticamente il suo ufficio, da cui guida gli affari di Cosa Nostra, quelli militari, ma soprattutto i soldi, relazioni e appalti. Giuffre ha raccontato in aula anche del summit per decidere le stragi. Dichiara che era fine novembre, inizio dicembre del 1991, quando Totò Riina, alla riunione della commissione provinciale, comunica l'inizio della strategia terroristica, in una villa al centro di Palermo, dove tra i presenti c'erano anche Raffaele Ganci, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Matteo Modisi, Michelangelo La Barbera, Giuseppe Graviano e Salvino Madonia. Giuffre ha raccontato in aula come venne tradito nel suo arresto. Provenzano gli aveva autorizzato a ucciderlo, ma guarda caso prima di poterlo fare sono stato arrestato. Sta parlando di Diego Guzzino, aspirante capomandamento di Caccamo. Dice che di lui si diceva che fosse uno sbirro, confidente per conquistarsi un ruolo sempre più importante in Cosa Nostra. Da quando un giorno non fa più l'accompagnatore ufficiale del vecchio capo mafia di Caccamo, Ciccio Intile, sostituito in quel ruolo proprio da Giuffre, Guzzino gestiva con alcuni soci palermitani una grande raffineria di eroina. Faceva soldi a palate, raffinando morfina e senza versare una lira alla famiglia di Caccamo. Un'altra telefonata arriva ai carabinieri appena 9 ore prima dell'arresto di Giuffre, che fu trovato in un casolare nelle campagne di Rocca Palumba, la mattina seguente. Grazie di avermi seguito fino a qui. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al canale per non perderti nessun video. A presto!